Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto una storia che continua a far sognare milioni di persone, tra ricordi di Seth, indizi social e domande che non smettono mai di tornare, di Mehmet Özdemir e Can Yaman. Una coppia che ha fatto battere il cuore del pubblico sullo schermo e che fuori dallo schermo ha alimentato curiosità, affetto e, inevitabilmente, un'ondata infinita di supposizioni. In questo video proveremo a mettere ordine tra fatti, percezioni e aspettative, raccontando il percorso di due artisti che, qualsiasi cosa li unisca oggi, restano un simbolo di intesa, professionalità e carisma. Tutto comincia con una serie diventata fenomeno globale, Erken Çikus. Lì, tra dialoghi ironici, sguardi intensi e un'alchimia quasi tattile, Dimet e Can hanno costruito episodio dopo episodio un universo emotivo che ha varcato i confini della Turchia, l'Europa, l'America Latina, il Medio Oriente. Ovunque la stessa domanda rimbalzava sui social e nelle fanpage: quella complicità è solo recitazione? La verità è che, quando interpretazione e sintonia lavorano all'unisono, il confine diventa sottile, il pubblico vede due personaggi innamorarsi, ma avverte anche la fiducia reale di due colleghi che si ascoltano, si rispettano e si danno reciprocamente spazio. Terminata la serie, i riflettori non si sono mai davvero spenti. Can Yaman ha intrapreso un percorso internazionale, intensificando i progetti all'estero e dimostrando di sapersi reinventare tra set, campagne e nuove sfide linguistiche. Dimet Özdemir ha consolidato la propria carriera in patria, alternando ruoli romantici ad altri più drammatici, con una maturità artistica che il pubblico ha riconosciuto e premiato. Strade diverse, quindi, ma accomunate da un elemento fondamentale: la capacità di restare rilevanti senza inseguire a tutti i costi l'eco del passato. Eppure, nonostante agende fitte e progetti separati, il filo invisibile della loro intesa non ha mai smesso di attirare attenzione. Talvolta è bastato un like piazzato al momento giusto, una storia su Instagram con una canzone dal testo interpretabile, una presenza a eventi simili, anche a distanza di ore, perché il pubblico ricominciasse a chiedersi: si sono rivisti? C'è un riavvicinamento? Stanno preparando qualcosa? In assenza di conferme, le interpretazioni si sono moltiplicate, ma un'evidenza rimane: quando compaiono nella stessa conversazione, l'interesse esplode. C'è un aspetto che spesso si sottovaluta: quanto sia demanding costruire e mantenere un'alchimia credibile. Sul set, nulla è casuale. Ogni gesto, ogni pausa, ogni risata è il risultato di prove e fiducia reciproca. Dimet e Can, in questo, sono stati esemplari, professionali, disciplinati, capaci di far sembrare spontanee dinamiche nate da un lavoro minuzioso. È anche per questo che, finita l'esperienza comune, molti hanno faticato ad accettare l'idea che quell'intesa potesse rimanere solo un ricordo televisivo. Per tanti fan, infatti, Can e Dimet non sono soltanto due interpreti, sono diventati una narrazione a sé, un contenitore emotivo dentro cui ognuno ha messo le proprie speranze romantiche. Negli ultimi mesi, alcuni piccoli segnali hanno riacceso il dibattito. Un'apparizione inattesa a una partita di calcio, qualche scatto in cui si intravede un contesto simile, la sensazione, alimentata dai blog di spettacolo, che ci sia in preparazione un nuovo progetto capace di rimetterli fianco a fianco. Ad oggi non ci sono annunci ufficiali, ma l'ipotesi continua a tornare perché, da un punto di vista mediatico, avrebbe una forza enorme: la loro coppia artistica è una calamita narrativa. Chi lavora nella promozione lo sa bene, ci sono duetti che nascono e muoiono nel giro di una stagione, e poi ci sono leggende che resistono. Can e Dimet appartengono a questa seconda categoria. La domanda chiave, però, non è solo torneranno insieme, bensì come potrebbero tornare. Una romantic comedy brillante? Un melodramma con toni più adulti, che giochi di sottrazione e sguardi? O un progetto del tutto inatteso, magari un film che scelga la strada della maturità emotiva, con due personaggi segnati dalla vita che si ritrovano senza proclami? Qualunque scelta, se mai arriverà, avrà senso solo a una condizione: una sceneggiatura all'altezza. Perché, dopo un successo così rumoroso, l'unico modo per giustificare un ritorno è non ripetersi, ma alzare l'asticella. C'è poi la dimensione personale.
Il mare dei social ama tracciare rotte precise, ma la realtà naviga a vista. Si può restare amici dopo aver condiviso un fenomeno planetario? Si può stimarsi, sostenersi a distanza, senza dover ogni volta smentire o confermare? Probabilmente sì, ma richiede confini chiari e, soprattutto, la capacità di non lasciarsi definire dal racconto altrui. In più occasioni sia Dimet sia Khan hanno fatto capire, ciascuno a modo suo, di tenere alla privacy. Un valore che, nell'epoca in cui tutto sembra dover essere pubblico, appare quasi rivoluzionario. Un'altra verità spesso ignorata è che il pubblico non è un blocco unico. C'è chi desidera ardentemente il ritorno di Fiamma, chi spera in un nuovo lavoro insieme, chi preferisce vederli proseguire su strade indipendenti. Questa pluralità di sguardi spiega perché ogni indizio venga letto in modi opposti. Una foto con un'aria di leggerezza può significare soltanto serenità, non per forza una fiamma che si riaccende. Un'intervista in cui si elogiano vicendevolmente può essere solo stima, non necessariamente preludio di qualcosa d'altro. Eppure la voglia di credere, quella sì, resta forte, perché le storie che ci hanno emozionato sono quelle che più facilmente continuiamo a scrivere nella nostra testa. Guardiamo anche alla componente industriale. Il mercato internazionale delle serie è in continua evoluzione, le piattaforme cercano volti capaci di attrarre pubblici lontani. Pochi nomi turchi, negli ultimi anni, hanno avuto la penetrazione di Can Yaman e Dimet Özdemir. Un rematch, se ben pensato, non sarebbe solo un regalo ai fan, ma un investimento con basi solide, riconoscibilità, appeal trasversale, una fanbase abituata a sostenere attivamente i progetti. Dall'altra parte, la sfida artistica, se tornassero, dovrebbero sorprendere, spiazzare, maturare insieme al pubblico che li segue dal 2019. E qui arriviamo a una riflessione conclusiva. Forse il segreto di Khan e Dimet sta proprio nell'aver rappresentato, in un dato momento storico, un'idea di amore leggera e intensa allo stesso tempo, moderna ma capace di parlare in modo universale. Quell'idea continua a vivere a prescindere da quello che accade oggi tra loro. È la prova che alcune storie non finiscono, semplicemente si trasformano, si decantano, cambiano forma restando riconoscibili. Che sia amicizia, collaborazione futura o solo un rispetto profondo, l'effetto resta lo stesso, quando li nomini insieme, la conversazione si accende. Noi, come pubblico, possiamo fare un passo verso la maturità. Continuare a sognare, ma senza pretendere confessioni, leggere gli indizi, ma senza costruire sentenze. Lasciare che siano i progetti, quando arriveranno, a parlare davvero. Fino ad allora, custodiamo ciò che ci hanno già dato, ore di emozioni, personaggi memorabili, una chimica che è entrata nella memoria collettiva. Se questo racconto vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e scrivetemi nei commenti, voi cosa vi aspettate da Dimet Özdemir e Can Yaman? Un ritorno insieme sul set, magari in un ruolo completamente diverso, o preferite vederli in percorsi separati, liberi di sorprenderci in modi nuovi? La vostra opinione conta, perché siete voi a tenere vive le storie che amiamo. Grazie per essere arrivati fino alla fine. A presto con un nuovo video.